Allora, vogliamo risolvere quest'altra espressione, quindi che cosa facciamo? Procediamo per blocchi, cioè dobbiamo considerare un blocco ogni qualvolta si presenta il segno di addizione e di sottrazione. Quindi praticamente tutto questo lo possiamo fare insieme, quindi lo chiamiamo 1, poi abbiamo quest'altro prodotto da dover fare e infine questo qui è tutto un prodotto. Non sto capendo una cosa, perché sta tutto in una parentesi? Allora, probabilmente sì, c'è una parentesi superflua che è quella che sta qua, ma non serve praticamente a niente, perché non serve mettere parentesi extra. Ok, quindi rimane da fare quest'ultimo blocco. Quindi per quanto riguarda il primo blocco, che cosa notiamo? Notiamo che abbiamo una x che verrà moltiplicata per quante x? Per 3x. Siccome qui c'è l'esponente 3, allora essendo dispari posso portare questo segno meno fuori. Quindi intanto il mio prodotto avrà questo segno meno. Poi il 3 va in testa a questa x, quindi ho x alla 1, perché di default c'è 1 nel momento in cui non c'è nessun esponente, quindi ho x alla 1, x alla 3, però guarda che cosa c'è qui, abbiamo anche qui x alla 3, quindi in totale abbiamo x alla 1 più x alla 3 meno x alla 3. In pratica rimane x, perché sarebbe 1 più 3 meno 3, che fa 1. Poi per quanto riguarda le y abbiamo y alla 2, y alla 3 e stiamo a 5, y alla 4, dobbiamo togliere 4 perché c'è il diviso, quindi in poche parole anche qui scendiamo a 1. Infine rimane il discorso del numero, l'unico numero è 2, c'è diviso 2, quindi vuol dire che abbiamo meno un mezzo, x, y, e abbiamo risolto tutto il primo blocco. Per quanto riguarda il secondo blocco è molto più semplice, anche lì abbiamo un solo segno meno e anche qui abbiamo un diviso 2, quindi abbiamo meno 3 diviso 2. E per quanto riguarda le x e le y abbiamo sia x sia y così come stanno, non ci sono altre x ed y con cui fare moltiplicazioni. Che cosa manca adesso? Manca tutto questo blocco, ma lo possiamo fare tutto insieme. Che cosa osserviamo? Che qui c'è una potenza dispari. Essendo che la potenza è dispari, posso mettermi da parte il segno meno che c'è dentro la parentesi. Ma lo stesso discorso si applica a quest'altra parentesi, quindi si applica sia a questa parentesi, sia a questa parentesi, e in totale abbiamo 3 segno meno, di conseguenza meno per meno fa meno, perché due segni meno si distruggono a vicenda e quindi ci conserviamo soltanto un segno meno. Ora, per quanto riguarda i numeri, l'unico numero è il 2, come possiamo vedere in questa espressione, e quindi abbiamo solo meno 2 e lo mettiamo. Infine possiamo, però sarebbe al cubo, perché c'è questo 3 e questo 3 va, no, sopra tutte le cose che stanno dentro la parentesi, quindi abbiamo meno 2 al cubo. Poi abbiamo x al quadrato elevato al cubo fa 2 per 3 6, quindi ho x alla 6 e me lo scrivo. Poi avrei diviso, purtroppo diciamo questo libro ha sbagliato proprio con le parentesi, adesso ho capito che cosa ha fatto, perché questa parentesi grossa in realtà si apre qua e si chiude qua. Adesso sto capendo. Quindi la rifaccio in giallo, si apre qua e si chiude qua. E lo stesso per quanto riguarda qui, anche qui hanno fatto un casino, si apre qua e si chiude qua. Credo che sia l'unica spiegazione logica. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che quando io vado a fare la divisione qua, in realtà è come fare tutto quello che c'è qua diviso tutto quello che c'è nella parentesi gialla, ossia qui c'ho x alla 6, y alla 3 per 3, 3 per 3 9. Poi siccome devo dividere per tutto quello che c'è nella parentesi, allora mi conviene fare fratto e scrivo sotto quello che c'è nella parentesi gialla, che sarebbe x alla 3, y alla 3, x alla 2, y alla 5. Allora, come facciamo a semplificare sta roba qui? Beh, ci accorgiamo che in totale abbiamo, allora questo è 2 per 3 6, qui c'ho x alla 6, ok. In totale abbiamo
Allora, dunque, concentriamoci solo sulle x adesso. Abbiamo x alla 6, x alla 3, x alla 2. Quindi devo fare 6 meno 3 meno 2. E praticamente mi rimane solo x. Quindi al passaggio successivo avrò meno 2 e alla 3 per x. Per quanto riguarda le y, si vede facilmente che ho 9 meno 3 meno 5. Praticamente solo y. E adesso abbiamo quasi concluso, perché questo qui era il primo passaggio. Secondo passaggio ci scrivo semplicemente meno un mezzo xy meno 3 mezzi xy, e poi ci sarebbe questo qui che lo sistemo qua. Quindi adesso abbiamo finito, perché basta fare un minimo comune multiplo. Questo 2 alla 3 in realtà lo posso cambiare in 8, 2 alla 3 fa 8, molto più semplicemente. Adesso minimo comune multiplo, quindi sicuramente che cosa mi accorgo intanto? Che tutti questi numeri sono negativi, quindi il risultato finale sarà anch'esso negativo e già mi raccolgo un segno meno. Poi che cosa hanno in comune tutti questi numeri? Hanno in comune il fatto di avere xy. Quindi anche xy va raccolto. Quindi cosa rimane effettivamente? Mi rimane un mezzo più 3 mezzi più 8. Ora, il minimo comune multiplo all'interno di sta parentesi quadra è chiaramente 2, quindi avrò 1 più 3 più 2 per 8, 16. Praticamente viene 20, perché è 16 più 4, 20, diviso 2, 10. E quindi ho meno 10xy, che tecnicamente dovrebbe essere il mio risultato. Infatti esce meno 10xy e quindi questo è tutto l'esercizio.